Ed eccoci qua, bentornati, ben rivisti, ben risentiti e ben Bella, ritrovati. sì. Questa è Una vita da lontano, live ed in podcast. Come vedete, insomma, l'aria anche dalle inquadrature che si vedono è già estiva e quindi proprio si respira l'aria di ultimo giorno di scuola, mettiamola così. Di Comunque, salsedine. di salsedine anche. Io Non so sono la scuola che hai fatto tu, ma la scuola mia non era assolutamente così l'ultimo giorno di scuola. E infatti abbiamo fatto le scuole diverse. Io ho fatto il famoso liceo classico Melchiorre Elettrico di Teramo insieme a Piero, insomma, e tu Rino e invece anche Mato. Io hai fatto lo vorrei... scientifico insieme all'ospite di oggi. Dicevo, questa è Una vita da lontano live ed in podcast. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di iscrivervi ai nostri podcast, di commentare, di mettere like dove potete e soprattutto di condividere il nostro podcast. Io sono Raffaele Labrozzi e con me, come tutte le settimane, i due co-conduttori, ma direi meglio le due stelle di diamante, le due punte di diamante dell'attacco di Una vita Le da stelle lontano, filanti. ovvero Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Tu sei Lorenzo Insigne, sia chiaro. Proprio... Posso fare la punta di diamante? Si vede il mare. Si vede il mare. Si vede il mare. Si vede, non Ma si se sente, tu, ecco. se tu fai così un attimo, ce lo fai vedere un po' meglio, perché io giusto da lontano a sto punto lo posso vedere il mare, ecco. Invece qualcuno, scusa Piero se salto la frasca, poi Certo. saluti. Certo. Qualcuno che invece di mare, diciamo così, se ne sta facendo una scorpacciata, probabilmente anche fin troppo, è il nostro ospite di quest'oggi, che casualmente, ma veramente casualmente, non solo viene dallo stesso posto da cui veniamo noi, quindi come dire, fa un lavoro in un settore in cui uno di noi tre Ti stai sbagliando, scusami. ha Abbiamo lavorato lavorato. per circa 2 anni nella stessa azienda. Esatto, e diciamo che non vi siete frequentati tantissimo. Presentiamo assolutamente con piacere Mauro Ambrosini, benvenuto, ciao, da quel di Malta. Ciao ragazzi. Sei il primo pirata maltese che abbiamo, tra l'altro. Il primo pirata maltese? Malta storicamente è stata sia covo dei Cavalieri di Malta, ma anche riparo di alcuni dei pirati del Mediterraneo, soprattutto durante le guerre tra ottomani e veneziani. Sì, riparo, ma sono anche difesi bene dagli ottomani, diciamo. Non a Sì, caso la nascita di Valletta. sono difesi molto bene. Chissà se c'erano degli scambi di carriera tra i pirati e i guerrieri templari, ma questa è un'altra storia. Nel frattempo è la nostra prima puntata con un ospite che vive a Malta, che però prima di arrivare a Malta ha una lunga serie di altre frequentazioni estere, per cui allora Piero, siccome ti ho rubato i saluti e il tuo incipit che sicuramente poteva far impallidire quello di Raffaele, se vuoi dire qualcosa, se no cominciamo con l'intervista. Ti dirò di più, dirò una e una sola frase che i nostri ascoltatori non hanno mai sentito. Bando le ciance e ciancio le bande. Mauro, raccontaci un po' di questo progresso, da dove vieni, chi sei, cosa fai, dove lo fai e perché lo fai. Mi fermo qui perché Masini avrebbe fatto un'altra domanda, ma quella era molto peggio. Vengo da Teramo, come tutti voi, e niente, sono da un giorno all'altro, nel lontano 2005, ho deciso di partire. Ho detto, mi sono stufato di stare a Teramo, sono scocciato della vita teramana e anche un pochino della vita italiana in generale. E prendo le 4 cose che ho dentro la mia camera, i soldi che ho risparmiato durante i miei 5 anni di lavoro in Italia, e parto per questa nuova esperienza. Naturalmente la mia scelta è stata dettata dal fatto che volevo lavorare nell'information technology, quindi ho scelto una nazione dove c'era la possibilità di crescere, nascere più che crescere nella carriera dell'information technology. Quindi ho preso la valigia e sono partito per Dublino. Wow. Da lì la mia esperienza è nata in maniera molto una specie di avventura, nel senso che sono arrivato subito in un ostello,
nel primo ostello non avevo fatto nessuna prenotazione, quindi sono arrivato, ho cercato un ostello a Dublino e dal cercare l'ostello sono stato in ostello per circa un mese, mentre cercavo lavoro per cercare naturalmente di risparmiare qualche soldino. Di questo mese che sono stato in ostello, diciamo, sono riuscito a pagare solo 15 giorni di ostello, perché naturalmente lì ho trovato diverse ospitalità e quindi mi appoggiavo in diverse camere di ostello, in diverse camerate, divertendomi, bevendo birra e facendo le classiche cose che un irlandese ragazzo di quell'età fa in Irlanda. Niente, poi da lì ho iniziato a cercare lavoro su internet, nei vari siti specializzati di lavoro che si trovano in Irlanda, tipo irishjobs.ai, cose del genere. Non so neanche più se esistono, perché parliamo di 16-17 anni fa. Ok. E da lì niente, ho trovato lavoro e dopo diversi colloqui, perché naturalmente il mio inglese era molto maccheronico ai tempi, quindi anche se avevo una leggera esperienza come sviluppatore informatico in Italia, e a Dublino non consideravano la mia esperienza, perché naturalmente il mio inglese faceva, non dico schifo, ma quasi, nel senso era maccheronico. L'inglese, esatto, l'inglese che si impara nelle scuole, ai tempi l'inglese che si imparava nelle scuole italiane. Quindi sapevo che cos'era, potevo parlare dei vari scrittori in inglese delle epoche antiche, ma non sapevo poi mettere su una frase moderna per fare un colloquio. Comunque, fallendo diversi colloqui, ho imparato l'inglese, quindi a fare colloqui anche in Irlanda, più che l'inglese quasi l'accento irlandese. E niente, ecco, poi già lì era difficile da capire, no? Soprattutto esatto, per noi che abbiamo studiato l'Oxford English, come si dice, no? È un trauma. Sì, quasi, è stato quasi un trauma, perché all'inizio veramente non capivo niente. Comunque poi piano piano sono entrato cioè la lingua è entrata nel mio orecchio e sono riuscito a fare un colloquio e sono entrato come supporto tecnico all'HP di Dublino. Da lì niente, poi ho passato un paio di anni lì, ho avuto varie vicende, vari party, vari festeggiamenti, perché naturalmente l'Irlanda, Dublino soprattutto, non so, sono stato a Cork, Limerick, ho girato un pochino in Irlanda, ma più come turista. Comunque Dublino offriva molti party serali, quindi la mia vita è trascorsa nei 2 anni di Dublino fra lavoro e party serali, quindi andare a dormire alle 3 di notte, 5 di notte, alzarmi e andare a lavorare. Prima di andare oltre questa esperienza dublinese, volevo fare un breve mezzo passo indietro, come accade. Tu sostanzialmente sei partito non solo senza avere ostello, ma proprio senza avere nessun tipo di programma o di avere in agenda nessun tipo di situazione già pronta, diciamo, come ricerca di lavoro. Quindi sei andato totalmente al buio, no? Esatto, no, l'unica cosa, avevo fatto qualche ricerca dove il l'ET era fiorente in quel momento in Europa, e avevo visto che l'Irlanda è una delle candidate e Londra, l'Inghilterra è l'altra candidata, però visto i risparmi che avevo preferito andare, cioè la mia preferenza è stata Dublino, l'Irlanda rispetto a Londra. E poi la tua Dublino rispetto a Londra, diciamo che sei andato al risparmio marginale, perché se c'è una città in Europa che si avvicina a Londra, specie oggi, ai tempi magari un pelo meno, era comunque diciamo Dublino. che ai tempi te la cavavi in ostello con 15 euro a notte, quindi anche il motivo per cui sono andato in ostello è stato quello lì. Ecco, e volevo sottolineare il fatto che la tua esperienza in ostello è una di quelle situazioni, diciamo così, da Highlander, ne resterà soltanto uno, perché programmare di vivere un mese in ostello e poi di riuscire a pagarne solo 15 giorni perché ti infili in maniera positiva in situazioni di amicizia, diciamo non che è da tutti. Insomma, io alla nostra età non lo potremmo fare più, assolutamente. Diciamo che ero entrato nelle simpatie dei gestori dell'ostello, che erano ragazzi italiani, irlandesi, c'era un po' un misto, quindi uscivo spesso con loro e quindi alla fine sono riuscito a infilare. Questa è una di quelle... Sì, no, dicevo che è una di quelle cose che potrebbe finire sul curriculum, se non del lavoro, della vita, perché... Poi stavo riflettendo sul fatto che quando è arrivato Mauro in Irlanda era proprio il pieno di quella che è stata definita Celtic Tiger, no? Sì, quindi esatto. la tigre celtica, ovvero un boom economico impressionante. Diciamo che
già aveva oltrepassato, diciamo, la metà, quindi era già verso la fine del Celtic Tiger. Sì, Quindi infatti poi quando io e Piero siamo arrivati in Irlanda era proprio la coda, infatti ne abbiamo subito le conseguenze a un certo diciamo punto. Che l'abbiamo ammazzata noi. Ecco, mettiamola così. Per cui no. Avete partecipato. Questo per dire che c'era un'euforia comunque a Dublino, in generale in Irlanda, molto molto speciale, e quindi era proprio, soprattutto per un giovane che andava lì e cominciava a lavorare, era proprio il posto ideale, perché insomma si lavorava, sì, ma si facevano un sacco di party, no? Le stazioni di servizio, Raffo, ma tu hai dietro di te i colori blu, bianco e rosso, ma lo sai che la Francia è stata eliminata, sì? Vedi, non ci avevo proprio fatto caso. Io invece l'ho visto adesso, mi ha ridato un attimo di gioia, volevo dire un po' di dispiacere per gli amici francesi. Ecco, per chi sta ascoltando questo podcast nel 2025, questo lo stiamo registrando, anzi in questo momento siamo live, ma insomma una settimana dopo che la Francia è stata eliminata dagli europei di calcio. Questa è chiusa la parentesi. Non lo sa nessuno. Ecco. Che peccato. Dovremmo fare una puntata con un espatriato italiano in Francia, un'altra, alla luce di questa cosa, e farci raccontare chissà per quale motivo tutti quanti sono stati contenti da tutta Europa, non solo noi italiani, ma questo è un altro discorso. Oggi siamo qui per insultare gli amici maltesi e non gli amici francesi. Giusto, perché ci capita sempre di dire delle cose un po' sconvenienti, no? In realtà, diciamo così, la tua esperienza irlandese è stata positiva, è stato il tuo, diciamo, esordio sullo scenario internazionale, effettivamente sei riuscito a fare quello che desideravi, cioè di andare da un'altra parte, trovare un lavoro, metterti in gioco. Sei dovuto mettere in gioco un sacco per adattarti con la lingua, anche con un mondo del lavoro sicuramente completamente diverso. L'Irlanda ti è piaciuta perché appunto erano anni in cui si mischiava lavoro e piacere, lavoro e feste. Dublino è una bella città, anche viva sotto questo punto di vista. Che cosa ti ha fatto invece, diciamo così, che cosa ti ha portato via? Ok, allora intanto devo dire che lì ho incontrato l'amore della mia vita, che è mia moglie, che è una ragazza siciliana. Buon gustaio. E niente, quindi da lì insieme abbiamo preso diverse decisioni. Eravamo un pochino dopo che, voglio ribadire, dopo che abbiamo vinto il mondiale nel 2006, ecco. ero in Irlanda, quindi una delle più grandi emozioni della mia vita, vincere un mondiale quando sei all'estero e soprattutto guardare il mondiale con persone di diverse nazionalità. Comunque, niente, quello che ci ha fatto scappare dall'Irlanda in realtà è stato semplicemente il clima, ma soprattutto non tanto il clima, il fatto di avere anche poche ore di sole durante il giorno, specialmente l'inverno, che il sole sorgeva intorno alle 9, 9 e mezza, anche alle 10, adesso non mi ricordo, e praticamente alle 3 era notte. Quindi l'unica cosa da fare era andare al pub, bersi 5-6 Guinness e poi andare a casa. Oppure continuare il party da qualche altra parte. Ecco, un fegato, il nostro comune amico, detto il nutrizionista, diceva essere la migliore delle cure dimagranti. Ecco, che si stesse sulla terra, c'era non cenare, ma prendere 6 o 7 pinte di Guinness e dice dimagrisci e stai bene. Fece, guarda, se dimagrisci non lo so, tu lo stai bene. Ma comunque, dopo questa esperienza, niente, appunto per questo motivo siamo rientrati in Italia, cioè la nostra decisione è stata ok, riproviamo un attimino ad andare in Italia, vediamo se la situazione un pochino non è cambiata, ma se con la mia esperienza lavorativa potevo ottenere qualcosa di più rispetto a quello che ho ricevuto. Quindi in Italia ho ritrovato, diciamo, il classico lavoro a tempo determinato, con i contratti a progetto, comunque con paghe ridicole rispetto anche a posti dove lavoravo, perché sono stato anche a Roma. Comunque diverse problematiche, anche non mi sono riuscito a riadattare alla mentalità di italiana sul lavoro, quindi questo problema di gelosia nel fatto che io ero comunque stato all'estero e stavo cercando di portare un'esperienza diversa rispetto all'esperienza che anche delle aziende piccole potessero avere.
Quindi questo anche grazie a mia moglie siamo riusciti a riscappare, e lo definisco proprio scappare dall'Italia, perché mia moglie aveva trovato una posizione di lavoro all'interno della Camera di Commercio a Sofia, e quindi io l'ho seguita e ai tempi ancora non era mia moglie, era ancora la mia ragazza, e quindi l'ho seguita e siamo partiti per Sofia, lei prima di me, io poi l'ho seguita, e lì nel giro di 2 settimane sono riuscito a trovare lavoro all'interno della Cisco, praticamente. La Cisco è un'azienda di networking, fa router, switch e cose del genere. Lì ero praticamente un tecnico della Cisco, vabbè, niente, facevo supporto, ma non solo, seguivo diversi progetti per la Cisco, per diversi clienti a livello europeo, ho preso certificazioni e niente, vabbè, comunque mi sono trovato molto bene sia nell'azienda, che c'è una mentalità molto aperta, ma anche come con i bulgari. Con i bulgari sono veramente persone molto molto affettuose, sono persone molto molto accoglienti, accolgono persone in una maniera incredibile. Sono rimasto veramente sorpreso per il calore che i bulgari danno alle persone che vengono sia dall'estero ma anche fra di loro. Siamo stati in Bulgaria per anche lì circa un paio di anni. E ho trovato lavoro tramite uno dei siti, naturalmente tipo irishjobs.ai, non mi ricordo se il nome era, c'era qualcosa di simile anche in Bulgaria. Ho mandato diversi curriculum e ho trovato il lavoro subito, perché lì naturalmente l'inglese già lo parlavo tranquillamente. Hai imparato il bulgaro poi in 2 anni o no? Il bulgaro no, però so leggere il cirillico. Ah, ecco. Okay. Mi stai dando una speranza. Non è poco, perché così sai esattamente la via in cui sei arrivato, dando Esatto. delle indicazioni a voce in una lingua che non è la tua, e non è comunque particolare, una roba molto moderna di riuscire a vivere per un paio d'anni in un paese parlando zero della lingua, o quasi della lingua di quel paese, ed è la dimostrazione del cambiamento, diciamo, esatto, così, del mondo del lavoro e dell'Europa. E allora, dovunque sono andato in Bulgaria, ho veramente avuto difficoltà a trovare persone che non parlano inglese. Quasi tutti parlano inglese, soprattutto i giovani parlano inglese, tutti quanti. All'università penso che studiano addirittura in inglese. Niente, comunque mi sono trovato molto 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 bene a Sofia, e niente, anche lì naturalmente ho imparato il bulgaro minimo per vivere, cioè per ordinare mangiare, per andare a fare la spesa. Molti negozi hanno addirittura solamente le scritte in cirillico, e naturalmente spesso andavo tipo a comprare la frutta nei negozietti piccolini dove c'era il bulgaro anziano, quindi ho anche dovuto imparare a dire qualche parola che adesso ho totalmente scordato, perché sono parole veramente impossibili da ricordare. Partiva se no subito l'esame di bulgaro, adesso non lo possiamo fare. Quindi, come si dice mi dia 1 chilo di pane in bulgaro, non lo sappiamo. Poi Piero ci dirà. Comunque, allora, dico una cosa, che secondo me non è una delle lingue più difficili da imparare a livello... Non credo sia molto... non l'ho studiata, però non credo sia complesso impararla. È molto orecchiabile, e secondo me con un pochino minimo di impegno si può dire qualche frase. Poi ci vuole, giustamente ci vuole un minimo di, se hai un minimo di motivazione o comunque di rispetto per il posto in cui sei, è anche più facile, no? Perché già impariamo delle lingue veramente le più improbabili per sopravvivere, figuriamoci se ci vuoi mettere un po' di più, no? E quello zinzino in più di... appunto di rapporto col paese in cui sei, esatto, se non è così complicato. Uno dei motivi anche per cui mi piace spesso cambiare nazione, quindi come ho detto prima, forse non l'ho detto prima, non so se rimarrò a Malta per molto tempo, quanto rimarrò a Malta, può essere che rimango, non lo so. Il bello di muoversi fra una nazione e l'altra è anche di interiorizzare la cultura del paese in cui si va, quindi di farla anche propria e arricchirsi culturalmente, in questo senso non tanto arricchirsi culturalmente sapendo che a Malta c'è un Caravaggio, cose del genere, ma proprio apprendere e far propria una cultura
altrui di altri paesi. Questo secondo me è uno dei valori aggiunti e bellissimi di poter avere la libertà di girare intanto l'Europa, poi eventualmente anche il mondo. Visto che l'hai citato, per tutti i nostri ascoltatori che volessero leggersi o incuriosirsi per quello che riguarda una delle storie più affascinanti di uno dei grandi italiani della storia, Caravaggio è un personaggio estremamente avventuroso, tant'è vero che ci sono ben 2 romanzi storici molto puntuali dedicati a lui. Uno dei 2, Il mistero Caravaggio, è strepitoso, ma quel che succede a Caravaggio a Malta è imperdibile. Se amate i thriller, studiatevi cosa succede a Caravaggio a Malta, è meraviglioso. Ci sono migliaia di articoli, siti, racconti, ma Michelangelo Merisi e Malta sono appassionanti in sé. E Caravaggio non era esattamente uno stinco di santo, mettiamo così. No, da non stinco di santo è stato nominato Cavaliere di Malta. Ecco. Bene. Dalle autorità religiose / militari di Malta, figurati. Ecco, leggete questi libri così scoprite che cosa ha fatto per diventare Cavaliere di Malta. Questo c'è un po' di suspense, così non so chi li avrà scritti questi libri. Noi facciamo un po' di promozione, leggete qualcosa, informatevi. Io vorrei che arrivassimo a Malta abbastanza presto, però la tua storia continua. Se volete posso fare un riassunto. No, è buffo, è la prima volta che ci capita di parlare di Malta, e che è comunque un'isola che è vicinissima all'Italia, in cui ci sono tantissimi incroci con l'Italia, quindi non è un posto che sta dall'altra parte del pianeta, no? E una volta che ne riusciamo, diciamo così, a parlare, in realtà la tua storia è molto più interessante, con tutti i passaggi che poi ti hanno portato fin lì. E questa spiegazione che ci hai detto di cercare sempre qualcosa di diverso, di arricchirti, è assolutamente per me molto molto interessante. Come mai siete andati via dalla Bulgaria? Avete trovato qualcosa di meglio? Vi eravate stancati? Guarda, è stata... No, stancati no, onestamente è uno dei paesi che mi manca in cui vivere. Infatti spesso dico a mia moglie forse dovremmo tornare a vivere a Sofia. O Plovdiv, per esempio. O Plovdiv, bellissima città Plovdiv. Siamo andati via semplicemente perché ho ricevuto da un cliente della Cisco un'offerta di lavoro a Gibilterra. E niente, quindi siamo migrati a Gibilterra, abbiamo preso la mia... lo sai che non mi ricordo perché tutte le Scusa, volevo... Devo leggere il curriculum. Lo faccio anch'io. Lo faccio anch'io a volte, è vero. E quindi dopo questa esperienza siamo andati a Gibilterra, ho preso la mia Clio e ho attraversato tutto l'Adriatico, l'Italia, il Mediterraneo e siamo arrivati... Fermandoti in Abruzzo? No, sei andato dritto? Certo, sicuramente. No, mi sono fermato in Abruzzo un paio di settimane, mi sono mangiato degli arrosticini, bevuto del buon Montepulciano e poi dopo ho preso la direzione di Gibilterra. Da lì sono fermato in Spagna, ho fatto tutta la strada della costa bellissima, incontrò un paio di amici e poi mi sono trasferito a Gibilterra. Lì sono stato, mi sembra, 3 anni e mezzo. Ho lavorato per un'azienda piccolina come team manager che faceva supporto alle aziende di gaming, supporto e progetti per aziende di gaming, e poi da lì sono passato a lavorare direttamente per un'azienda di gaming. E poi il bello anche di girare, lì ho conosciuto dei ragazzi maltesi che sono rientrati a Malta e dove mi hanno praticamente fatto un'offerta di lavoro su Malta, quindi per farla corta ho tagliato un pochino la storia e da lì sono direttamente arrivato a Malta grazie all'offerta di lavoro di questi ragazzi che ho conosciuto lì a Gibilterra. L'unica domanda, diciamo, sul periodo di Gibilterra, se tu hai vissuto proprio a Gibilterra o se hai fatto anche tu il frontaliero alla linea. Allora, giusto per fare due battute. Sì. Sulla cittadina più brutta d'Europa, come facciamo sempre quando parliamo della linea, però gli vogliamo tanto bene alla linea perché
ha sempre accolto tutti noi e tutti gli italiani, e Piero particolarmente, con molto amore, devo dire. Non gli si può dire troppo male. Non voglio sapere cosa è successo. Scherziamo soltanto, no? Comunque, allora sì, all'inizio sono vissuto nella zona dell'Alcedesa, comunque una zona residenziale lì in Spagna. E Bellissimo. poi dopo mi sono trasferito a Gibilterra, direttamente a Wow, Gibilterra. hai saltato direttamente Ho la saltato la parte linea. peggio. Hai saltato la Scusami, no, parte all'inizio, peggio. aspetta. All'inizio sono stato alla linea, in uno dei block, nella zona dei block degli ex block militari, che sono all'inizio della linea. Comunque c'è un'area dove sono ex block, dove Sì. venivano mandati i militari a controllare, diciamo, il confine fra Gibilterra e la linea. Di fronte alla frontiera? No, sono un pochino prima della frontiera. Ah, ho capito quali, perfetto, sì. Esatto. Comunque sono stato lì con un mio nuovo collega, diciamo, c'era una camera libera, quindi sono stato con lui per un periodo e poi dopo mi sono trasferito all'Alcedesa. Perché l'anno che sono stato a Gibilterra poi mi sono sposato, quindi poi niente, sono andato a vivere Sulla Rocca? da solo. No, mi sono sposato in Sicilia. No, perché invece avevo un amico, 2 amici italiani sono sposati sopra la Rocca, appunto, come John e Yoko, giusto per ricordare. Ok. No, volevo solo ricordarvi che la linea, che è un posto insomma di cui abbiamo parlato spesso nelle nostre puntate, è la protagonista, la città di una delle serie più belle di Netflix, che si chiama appunto La Linea, in cui potete vedere il sindaco della linea, che è mio amico su Facebook, ma potete diventare amici anche voi su Facebook, basta protagonista chiederlo. anche della parte iniziale del meraviglioso film francese Tutto sua madre, da non confondersi con Tutto su mia madre di Almodovar, Tutto sua madre, in cui i primi 10-15 minuti sono ambientati alla linea e la descrive nel modo in cui va descritta. Ma Tutto sua madre è quello con Rocco Siffredi, no? Che fa l'attore normale? No, ok, no, è un film francese. Quello è Besmois, è vero, scusa. Che tratta comunque per concludere questo segmento sulla linea che noi ogni volta facciamo quando passiamo per la linea, è una città assolutamente da cross the line. Da visitare, perché è una situazione unica, assoluta in Europa. C'è Gibilterra, la Rocca di qua, c'è una città esattamente di fronte, c'è uno dei confini più bizzarri che possano esistere, una lingua di terra no, dicevo che c'è una lingua di terra che è esattamente, semplicemente una pista di atterraggio, il minimo indispensabile per far atterrare un aereo, e questo divide diciamo così un piccolo paese, una piccola città paese da un altro stato. È una roba da vedere, se vi capita da vederlo. Però abbiamo oltrepassato, diciamo così, Gibilterra e la linea e siamo arrivati a Malta, e sostanzialmente stiamo andando veramente sull'esotico mediterraneo di mare, proprio è il sapore del mare che ci riempie permettete la battuta le narici. per i facili palati, ora ci puoi finalmente fare ammaltire. Ok, adesso come in una puntata di Striscia Notizia io prendo tutto e vado via e vi lascio qui, però ci metterei troppo, quindi no, invece allora, diciamo così, il tuo percorso per arrivare a Malta non è stato scelto, ti è stato proposto, quindi ti è capitato e lo hai accettato per vari motivi. Immagino che uno dei motivi sia, a parte lo stipendio, ma anche progetto, ma anche il fatto che è un'isola e sta in mezzo al mare. Sì, esatto. È un bel posto. Sì, io non conoscevo assolutamente Malta prima di venire a Malta, non ero mai stato a Malta. La mia immagine di Malta era l'isola felice, dove si andava in giro in bicicletta e con gli scooter. Okay. Che è però più un'isola greca questa delle vacanze, perché Malta comunque è un'isola grossa, diciamo, abbastanza grande, molto complessa, con una storia, con una sua indipendenza, una sua autonomia, è uno stato vero e proprio, e che negli ultimi anni ha, diciamo così, ha vissuto un boom
economico e di business di aziende che si trasferiscono a Malta per motivi diciamo così, fiscali, e quindi c'è una certa vitalità da questo punto di vista. Sì, allora Malta accoglie tantissime aziende sia di gaming che di Forex. Sono aziende, non so se sapete il mercato del Forex, sono aziende che fanno praticamente, mettono a disposizione online la possibilità di fare comprare azioni, vendere azioni, comprare cryptocurrency e vendere cryptocurrency. Quindi facciamo, che ne so, i Toro, borsa. che vedete sempre, Esatto. è una di quelle che vi rompono le scatole con la pubblicità, sempre una di quelle, no? Oppure... non la devi nominare. Non Sì. paga, Sì, no, non la devi nominare. per fare dei nomi, che ne so. Loro sono a Cipro. Ecco, oppure... Ecco. Dice, per par condicio, diciamo un'altra. Sono... Coinbase. penso di Revolut, sì, Binance, oppure che ne so, c'è Yugo, altre aziende, comunque ci sono altre aziende che sono a Malta. Non sono molto nel settore, ho lavorato un anno con un'azienda di questo tipo, però onestamente non mi sono trovato bene perché non era il mio settore a cui sono abituato a lavorare, a cui diciamo ho esperienza, e quindi poi mi sono ributtato nel gaming praticamente. Ma torniamo al tuo primo approccio con Malta, il tuo primo impatto. Che cosa hai pensato? Contento? Hai avuto, diciamo così, dei gap culturali? Che situazione hai trovato come primo approccio? Culturali no, nel senso che ho avuto molto la sensazione di stare, diciamo, un misto fra la Sicilia, o comunque il sud Italia, nella bellezza, diciamo, della Sicilia e del sud Italia, e un paese arabo quasi. Anche le costruzioni ti danno l'impressione di stare quasi più in un paese arabo che in un paese, diciamo, del sud Italia. A livello di natura sembra quasi di stare in un paese del sud Italia. Cioè di natura, diciamo, della poca natura che purtroppo è rimasta a Malta. Questo è il mio approccio. A livello di persone, no, onestamente mi sono trovato abbastanza bene, sono abbastanza cordiali, sicuramente c'è anche il burbero, ma generalmente sono cordiali e amichevoli se li sai prendere. Se li sai prendere, perché spesso vedo che molte persone dall'estero vengono qui a criticarli, ma bisogna ricordarsi che viviamo in un'isola, questi sono... è una popolazione che è nata in un'isola ed è cresciuta in un'isola, quindi hanno, tra virgolette, una chiusura mentale, anche se in realtà sono molto aperti mentalmente perché, ripetiamo, è un'isola, quindi hanno avuto conquiste e persone che... popoli che sono arrivati da tutte le parti dell'isola, quindi era il centro del Mediterraneo quasi Malta per un certo periodo della storia, no? Quindi... Poi è un centro turistico, per cui diciamo così c'è anche quella, non dico delicatezza, ma quella abitudine a avere a che fare con gli stranieri, perché diciamo sono parte dell'economia, e quindi bisogna conoscere bene o male anche per riuscire a lavorarci. Poi magari non è detto che tutti vogliano accettare le mattane del turista di turno, però bene o male. Esatto, sicuramente allora penso che siano arrivati sono arrivati a una certa esasperazione, quindi spesso qui si fa la battuta del maltese che dice go back to your country, perché mi accorgo che spesso ci sono persone veramente maleducate che vanno in giro per Malta, offendono maltesi, e quindi gli do tutta la ragione di avere questo tipo di concetto e dire go back to your country, ma un po' anche perché forse sono anche un po', diciamo, annoiati dal fatto che gli stranieri stanno, tra virgolette, rubando posizioni di lavoro ai maltesi, ma negli ultimi anni mi sto accorgendo che sempre più maltesi stanno diventando stanno prendendo ruoli importanti in aziende, perché penso che le aziende che si sono stabilizzate qui hanno iniziato anche a capire questo tipo di problema che si stia creando. Come infatti, giusto che sia, no? Nel senso che se poi dopo importi il tuo know-how, i tuoi skills, e poi ovviamente i locali poi prendono quegli skills e li fanno loro. Sono molto furbi, loro hanno saputo prendere in vantaggio questa situazione e hanno creato delle università, ma non solo le università,
come possiamo... sono tipo università, non sono neanche università, dove fanno dei corsi specializzati finalizzati proprio alle aziende di gaming, quindi spesso si vedono persone molto preparate a livello di tecnico, quindi di sviluppo, di infrastruttura, che prendono ruoli molto molto alti e molto importanti. Ed è giusto così, sono stati furbi, sono riusciti a approfittare di questa situazione, niente. Perché no? Sì. Ce l'hai già detto prima, non sei assolutamente certo di volerti fermare a Malta, non ti sei innamorato finora di nessun posto così tanto da dire io voglio restare qui, per cui non hai già fatto tua un'altra nazione come seconda casa o seconda patria, però per esempio Malta è una di quelle situazioni in cui per i cambiamenti diciamo così sociali che ci sono in atto, per le situazioni di cambiamenti economici che ci sono, per chi decide di fare una prima esperienza o di fare un tentativo, può essere una di quelle situazioni da cui cominciare, perché abbiamo detto fuori onda, ne abbiamo parlato prima, c'è un ricambio in tante posizioni, in tanti tipi di lavoro, forse anche questo che non piace a molti maltesi, che c'è questo continuo turbine di persone che viene e che va, eccetera, perché ci sono alcuni tipi di lavoro come quelli da customer care, per esempio, che hanno una vita media abbastanza breve come esperienze per persone alla prima occasione, diciamo, come primo impiego. Esatto, ma che nulla toglie, ci sono aziende importanti che fanno crescere il loro personale anche se partono da customer care, li portano spesso a diventare anche head of department, quindi anche head di capi di dipartimenti. Sono aziende particolari nel senso che curano molto i loro dipendenti, quindi danno molto valore alle persone. Ogni persona è un valore aggiunto per l'azienda, naturalmente se hai delle qualità. Tendono a non lasciare andare via un dipendente, quindi se hanno la possibilità di farlo crescere all'interno dell'azienda lo fanno volentieri, neanche senza troppo pensare ok, questo ragazzo cresce con noi, poi lascia il lavoro e va a lavorare in un'altra azienda di gaming, anzi lo fanno, e il concetto che c'è dietro a queste aziende di gaming, soprattutto qui a Malta, è che noi ti facciamo crescere, ti portiamo anche ad un altissimo livello, ti facciamo fare esperienza, quello che ti pare, tanto poi se tu te ne vai ne prendiamo un altro da un'altra azienda, quindi comunque c'è questo riciclo e ricambio di personale che gira fra le aziende, e spesso si vedono anche persone che nel loop tornano nella stessa azienda, casomai partiti come customer service, poi diventano C-level, tipo CEO, cose del genere. Sì. Quindi mi sembra che Piero questa cosa l'abbia vissuta anche lui, no? Insomma, anche io non sono tornato nella stessa azienda, ma ne ho viste parecchie di situazioni del genere, e personalmente a me è capitato che l'unica azienda del gaming con cui non mi si è lasciato bene sia poi divenuto il mio cliente più importante quando gestivo un portafoglio clienti, per cui alla fine il mondo del gaming, peraltro è piuttosto piccolo, ritrovi le persone in qualunque momento e situazione della carriera in cui ti trovi, ed è in effetti vero che comunque partendo dal customer service a me è stata un po' diversa la traiettoria da quel punto di vista, però a me non è capitato un'azienda come tra l'altro una di quelle che hai diciamo non nominato, la conosco bene, però la traiettoria mia personale per esempio è stata esattamente quella. Ho iniziato al customer service e 10 anni dopo perlomeno adesso c'ho un reparto che mi vede in cima. Ecco, la domanda che faccio a tutti e due: come carriera professionale, adesso voi tu avete lavorato in altri ambienti e poi dopo siete finiti nel gaming, è un career path, adesso mi viene in inglese, che consigliate? Un percorso di carriera. Ecco. Vai Mauro, vai prima tu, poi allora io parlo come dal punto di vista tecnico e informatico, sì. Secondo me è molto consigliabile, è molto interessante perché le infrastrutture e la sicurezza e la struttura tecnica che c'è dietro a queste aziende di gaming è veramente complessa e il livello di sicurezza è esasperato, quindi se si vuole veramente imparare l'informatica e lo sviluppo, qualsiasi cosa riguardante l'informatica,
è veramente un bel percorso da fare, veramente un bel percorso. Le strutture che hanno sono complessissime e queste aziende hanno data center sparsi in tutto il mondo, quindi non sono solamente, siccome noi siamo a Malta, non siamo solamente localizzati a Malta, ma abbiamo l'azienda, il data center in Inghilterra, il data center in America e via dicendo, via dicendo. Tutti questi data center, tutte queste infrastrutture devono essere poi avere una certa licenza, quindi devono essere ci sono delle authority che vanno a studiare le nostre infrastrutture, le nostre soluzioni, e devono passare dei certi tipi di non mi viene più la parola in italiano, comunque devono essere lo dillo in inglese. No, sono letteralmente sminuzzate per poter rispondere agli standard minimi di sicurezza e di regolamentazione che hanno le diverse licenze, per cui esatto. Quindi per avere la licenza devi stressare, diciamo, la tua bravura informatica per raggiungere questo tipo di licenza che loro hanno. E in ogni nazione è diverso, quindi ogni nazione l'infrastruttura deve essere diversa. Quindi anche non solo a livello informatico tecnico, ma anche a livello informatico legale è un lavoro molto molto interessante. Mauro, succede... Sì, scusa Piero, gli volevo chiedere solo se dal punto di vista tecnico le competenze che uno nel tempo matura facendo carriera, diciamo così, continuando e diventando sempre magari più richiesti, più importanti, se questo tipo di competenze possono poi essere spese in altri settori che non siano quelli del gaming, oppure se nel tempo più si fa esperienza, più alla fine, diciamo così, si diventa bravi e importanti in quel settore in cui ci sono magari delle figure in cui alla fine non è che ti puoi muovere andando a fare manager Assolutamente in una cosa completamente diversa. Assolutamente sì, perché uno sviluppatore che ti fa un gioco in Java è uno sviluppatore che ti riesce anche a fare un qualsiasi altro tipo di software in Java. Java ha già un linguaggio, può essere qualsiasi tipo di linguaggio informatico. Una persona che ti riesce a fare un progetto, un'infrastruttura informatica in un'azienda di gaming riuscirebbe addirittura a farla anche per una delle più grandi aziende che puoi trovare in Italia, perché, ripeto, le strutture sono talmente complesse che la competenza informatica deve essere veramente, veramente alta, sia a livello di sicurezza, sia a livello di tecnico, di mettere su un'infrastruttura, ridondanza, comunque tutti i parametri tecnici che ci sono dietro alla progettazione, alla messa e alla stesura di una soluzione informatica. Quindi la risposta è sì. Piero, tu che invece sei occupato di altro, sempre nell'ambiente, ma non della parte tecnica, mettiamola così. No, io ho fatto la parte marketing, comunicazione commerciale e poi gestione dei reparti, diciamo, da parte sia soprattutto degli operatori, però anche 2 anni di esperienza, 3 anni di esperienza di libero nel B2B. Quello che ti posso dire è che forse lì se prendi una carriera a un certo punto tendi a rimanere nel settore per 2 ragioni specifiche. Primo, perché acquisisci, oltre alle conoscenze generiche che hanno tutti quelli che fanno le cose comparabili alle tue, quindi che sia marketing o comunicazione, ne acquisisci alcune specifiche, specie quando ti vai a relazionare con le differenti licenze di cui parlava anche Mauro un attimo fa. Sono conoscenze che diventano, tra virgolette, oro spendibile dentro il mercato, specie nel tuo CV, se la conoscenza di certe aree e di certe regolamentazioni è molto ricercata. E da un altro punto di vista, devo sincera verità, io a un 25enne al giorno oggi che non sa che carriera intraprendere, dice ma sto iniziando al customer service, gli direi senza dubbio iniziare il gaming, perché devo dire che in 12 anni nel settore ho conosciuto della gente strepitosa nei 4 angoli del globo. È incredibile come un settore così di nicchia e anche non sempre ben visto, siamo chiari, perché poi insomma in Italia adesso è un po' più di costume, ma comunque dal punto di vista sociale, per esempio, è difficile, non è stato semplicissimo accettare questo tipo di liberalizzazione. Lo stesso posso dire in Messico o in alcune aree dell'America Latina. In Spagna la vedono un po' di più dal punto di vista dell'entertainment, però
è vero che c'è sempre questo, specie nei paesi cattolici, insomma, c'è questa ritrosia al divertimento, denaro, gioco, queste tre cose insieme non suonano bene, eppure all'interno di un settore così di nicchia si trova della gente strepitosa. Beh, E Sì, delle opportunità di carriera non indifferenti. è veramente interessante e anche bello a livello umano lavorare nelle aziende di gaming. Soprattutto tutti i proprietari, i direttori di queste aziende non sono mai persone che sono estranee all'azienda, ma li vedi, ci parli, li tocchi, ti ci va a prendere una birra, ci fa una cena, è un ambiente veramente bello. Sì. Quando La famosa frase "My door is open", in quel caso non la dicono perché tu l'hai già passata parecchie volte prima che ti dicano che non la porta è aperta, perché veramente vi sporcate le mani insieme sullo stesso prodotto. Passiamo dal lavoro al paese, diciamo così. Se hai qualche impressione positiva e qualche impressione negativa da Quito su Malta quando sei arrivato, c'è qualcosa che ti ha colpito, che ti ricordi? Allora, Malta cosa mi ha colpito? Va bene, l'isola, il mare a livello proprio naturalistico, il mare soprattutto, un mare fantastico, paragonabile a quello della Grecia, della nostra Sardegna e Sì. della Sicilia, quindi il mare è stupendo. Negativo, il poco rispetto per l'ambiente e per la natura, da subito. Che poi è una cosa strana per un'isola, cioè che è già un ecosistema, diciamo, in sé per sé piuttosto complesso e anche difficile da mantenere in equilibrio, no? Esatto. Quello che dispiace è che i gruppi che cercano di mantenere l'isola pulita, la maggior parte delle persone, non dico tutte, ma la maggior parte sono stranieri rispetto ai maltesi. I maltesi sono un pochino... quelli più giovani sì, ci tengono un pochino di più all'isola, ma i più anziani non gli interessa di buttare il pacchetto di sigarette per terra o cose... Comunque lasciare spazzature in giro, non hanno nessun problema a farlo. Quindi è un po' come, diciamo, negli usi e nei costumi, un po' come la nostra Italia del centro-sud di 50 anni fa. Esatto, Così, per alcune cose. vabbè, ma anche l'Abruzzo. Anche l'Abruzzo. No, appunto, dico centro-sud, nel senso che, come dici tu, buttare il pacchetto di sigarette vuoto per terra invece che buttarlo nel cestino, no? È una cosa che uno si ricorda magari dei nostri nonni, mettiamola così. Che oppure a lanciare la carta dal finestrino della macchina, cose del genere. È un'isola, un piccolo paese, un piccolo paese che ha la sua autonomia in Europa, in cui a folate, diciamo così, quindi a periodi, aziende di determinati settori arrivano sull'isola per aprire le proprie sedi per diciamo così il regime fiscale positivo, poi nel tempo magari cambiano, magari ci sono startup. È un'isola che effettivamente ha delle contraddizioni, delle situazioni di incredibile modernità insieme a delle cose che sembrano veramente di un altro secolo, mischia costantemente il turismo e tantissime migliaia di persone che invece vanno sull'isola a lavorare, a fare tutt'altro che non c'entra con il turismo, quindi è un posto assolutamente particolare e effettivamente è una di quelle situazioni per chi ama il mare, per chi non sopporta i climi freddi o diciamo così piovosi delle isole britanniche, effettivamente può essere una cosa diciamo così attrattiva. Però tu ci hai già detto che mai dire mai non è la tua diciamo destinazione finale. No, non si sa, potrebbe essere anche la mia destinazione finale. Nel senso, non ho preso questa decisione, non so cosa mi riserverà il futuro. Ma la tua moglie, non so se hai dei figli, dico, cosa ne pensano del fatto che potreste cambiare nazione un'altra volta? No, abbiamo una bambina che è nata qui. No, anche lei è libera come me. Diciamo che non è il motivo per cui ho sposato mia moglie, ma una cosa su cui siamo sempre andati d'accordo è il fatto di non fermarci dove siamo. Cioè, nel senso, viviamo qui, viviamo in questo momento qui, stiamo bene. Se poi, non so, in un futuro mi esce, che ne so, mi arriva un'offerta di lavoro, potrebbe essere il Portogallo, potrebbe essere la Germania o qualsiasi altra nazione che ci attira il posto,
sicuramente ci pensiamo. Perché non l'Essex, per esempio? L'Essex dove c'è un famoso, perché adesso Inghilterra non l'ho neanche menzionata, c'è un famoso bar del ristorante dove siamo andati con Piero una domenica pomeriggio, dove ti fanno il Sunday roast, che è proprio il classico arrosto domenicale, quindi è con la cosa che era buono, diciamo, non è male, insomma, con però l'aggiuntina del fatto che c'è praticamente il prosecco bottomless, come si dice, ovvero che lo puoi ordinare fino a quando non chiude il locale. Quindi il tutto con quanti pound tradotti in euro? Non lo so. 16 sterline e 99, circa 20 euro. Sì, è uno di quei posti che sostanzialmente fai chiudere se ti presenti in 10 abruzzesi contemporaneamente, loro chiudono. Ne basta uno ben fatto. Ecco. Beh, il trucco è perché lo fanno la domenica, quindi uno in teoria il sabato ha già bevuto tutto quello che doveva bere. Però, visto che mancano 7 minuti e quindi andiamo verso più o meno la fine, come fare i genitori a Malta per un expat? Allora, la parte difficile è che non hai non lo so, chiedete a mia moglie. La parte difficile, allora io onestamente sono rinchiuso in una camera a lavorare perché, come ho detto prima di andare in onda, ormai si lavora da casa a Malta, fino a che non riapriranno gli uffici. Poi anche la mia azienda a Malta ha un ufficio piccolo dove praticamente non ci vado a lavorare, siamo tutti i 3 uffici principali sono in Inghilterra. Comunque è abbastanza facile, nel senso, allora, l'unico reale problema è che non abbiamo i nonni, quindi in un momento in cui vogliamo un attimino rilassarci non esiste. Okay. Scordatelo. Non esiste, vado a cena fuori e lascio un attimino, mia figlia si chiama Beatrice e lascio Beatrice dai nonni, non esiste. Per andare fuori dobbiamo tornare in vacanza in Sicilia o in Abruzzo e lasciamo Beatrice con i nonni. Però ormai siamo talmente abituati che anche quando torniamo in Italia questa cosa non succede. Comunque, è facile, è come in Italia, la mattina va all'asilo e il pomeriggio sta con noi. Niente di e quindi, quindi non è anche il costo della vita rispetto ad avere dei figli. Gli asili, per esempio, qui in Irlanda sono costosissimi, no? Si paga tipo una roba tipo 900 euro al mese per un asilo. Qui non paghiamo 900 euro al mese. Io per una questione di lingua ho preferito mandarla, ma anche di educazione, di mandarla in un asilo privato, un asilo montessoriano, quindi paghiamo una certa cifra, però non è 900 euro al mese. Però, ma in lingua inglese? È lingua inglese, sì. Ok. Tutto in inglese. Perfetto, perfetto. Per certo che ci sono anche in lingua italiana a Malta, però insomma non... No, ma non ce l'avrei mandata, onestamente. No, però per quello immaginavo, insomma, con una fortuna del genere di avere la possibilità di un'educazione in inglese e parlare l'italiano a casa, l'avessi avuta io. È inglese, magari. È inglese, sì, e poi fanno una volta a settimana o 2 volte a settimana, non mi ricordo, un'ora di maltese. Giusto bene. Per farli apprendere qualche lingua, per essere, diciamo, cosa che non abbiamo detto. Scusate, avete mai visto il maltese? Che cos'è? Poi mi dite il bulgaro, io provo a leggere una frase in maltese. No, ma io il russo. I numeri, ragazzi, quando chiudete la trasmissione andate a cercare i numeri in maltese. Cioè, è una roba da fare per la stagione 3. Ci mandate un video, voi ascoltatori, con la vostra pronuncia di numeri in maltese. Ecco, allora, quello che però ci siamo scordati di dire parlando di Malta fino ad adesso è che a Malta si parla ovviamente il maltese, che è la lingua locale, ma si parla l'inglese per una questione di impero britannico, che insomma, ve la faccio breve. Hanno venduto la villa della regina qualche mese fa. Ecco. Quindi, sì? E chi l'ha comprata? Non si sa. Qualche albergo sicuramente. Per farvela breve, Malta a un certo punto ha deciso di farsi proteggere dall'impero britannico e quindi è entrata a far parte del Commonwealth. La seconda lingua ufficiale è diventata l'inglese, quindi proprio ve la metto proprio semplice per com'è. E quindi ci sono un sacco di scuole inglesi e tanti ragazzi, invece di andare magari in Inghilterra a imparare inglese durante l'estate, adesso non l'estate scorsa perché è successo quello successo, ma vanno a imparare l'inglese proprio a Malta. Giusto? Sì, esatto. E poi è una meta di turismo britannico da sempre, quindi ricordiamo anche che nordico, tanti nordici ci sono, svedesi, finlandesi e danesi, tanti scendono. Dall'ultima ondata di crescita economica, anche russo ed arabo,
Cioè, a dire una cosa in più, se siamo un continente libero, lo dobbiamo anche al fatto che gli inglesi fossero presenti in Egitto, vero, a Cipro, vero, ma soprattutto a Malta, perché altrimenti la parte d'Africa della seconda guerra mondiale, l'esito non era proprio così scontato come lo studiamo oggi. Ecco. Bene, quindi una visita a Malta come turisti bisogna farla comunque, perché apre delle visioni così insperate. Se poi volete fare un'esperienza di vita e di lavoro a Malta, in questo momento ci sono le condizioni per scegliere varie situazioni. Ci sono tanti tipi di business, detta male, proprio in un linguaggio che non è italiano ma è italiondo. Cioè ci sono tante aziende diverse che non sono solo gaming, che non sono solo assicurazioni, che non sono solo di customer care. C'è una situazione abbastanza così, un po' caotica ma molto positiva e propositiva. Se vi va male, comunque vi fate una settimana di mare, e non è come andare a fare una settimana a Dublino a cercare lavoro, che al massimo stai lì al pub tutte le sere. È stato assolutamente un piacere chiacchierare con Mauro per vari motivi che non vi sto a dire, uno dei quali è quello che abbiamo iniziato a intaccare la superficie di Malta, che è uno dei posti europei che conosciamo di meno. Io ci sono andato in vacanza una volta, a parte che non mi ricordo niente, ma penso di aver visto veramente nulla di quello che si poteva vedere, e ci ha fatto piacere, perché ci fa sempre piacere incontrare qualcuno del nostro quartiere, come diciamo, della nostra città, così per attoccarci un po'. E ci ha fatto piacere perché per una volta, diciamo così, siamo stati molto leggeri, non siamo andati su pesante. Piero ha fatto pochissime battute sconvenienti, per cui devo dire che è stato interessante. Per cui io intanto ti ringrazio per primo, siamo a 59,27, 28, però ti dobbiamo lasciare assolutamente l'ultima parola, un'ultima frase, un'ultima prima dei considerazione. saluti, insomma. Prima dei saluti, se vuoi dire qualcosa. Visto che sei anche l'ultimo ospite della stagione, quindi... stagione 2, episodio 24. Intanto è stato veramente un piacere rivedervi a tutti quanti, perché comunque vi conosco più o meno quasi tutti da Teramo. E poi niente, ragazzi, quello che suggerisco a tutti: muovete il sedere dai vostri divani e viaggiate, girate il mondo per lavorare. Basta. Bene, ottimo consiglio. Questa era Raki, sospetto. Sì, questa era assolutamente Raki. Invece, visto che vi volete avviare alla conclusione, ma io sono birbantello e non ci sto, ti faccio la domanda che avrei voluto farti di chiusura tipica che abbiamo noi, che è la coperta di Linus. Che cos'è che ti sei portato dall'inizio fino ad oggi dietro con te dall'Italia? Può essere sia una cosa materiale, come per esempio per me è stata la macchietta del caffè, come, non lo so, un ricordo, una cosa. C'è qualcosa che... bella domanda, perché è una cosa che non lo so. Allora, quindi, cosa ti sei portato a tua insaputa, mi verrebbe a dire? Allora, ti spiego, fino a un certo punto mi sono portato non suono, strimbello la chitarra. Mm-hmm. Fino a un certo punto mi sono portato una chitarra elettrica. Poi questa chitarra elettrica è stata data a un mio... Diciamo che come valore mi sono portato sempre uno strumento dietro con me. Ok, perfetto. Ok, siamo arrivati alla fine, quindi Emiliano, vuoi salutare, vuoi dire qualcosa prima di passare fate la chiusura, cioè sostanzialmente chiudiamo la stagione con Mauro, quindi noi vi dobbiamo dare gli arrivederci. Intanto a Mauro gli dobbiamo dare un arrivederci assoluto nel momento in cui vi spostate, cambiate vita, cambiate lavoro, fatecelo sapere, rifacciamo un'altra puntata, assolutamente. E a tutti gli ascoltatori, noi ci rivediamo fra qualche settimana, ci risentiamo. Per chi ci sta ascoltando in podcast, non vi preoccupare, a un certo punto ricominceremo con la 0301 e niente, quindi
ringraziamo il nostro ospite, lo abbracciamo calorosamente. E appena vi fate vedere in Italia tra Sicilia e l'Abruzzo, mandateci un messaggio, sai mai che ci riusciamo a incrociare. E poi a un certo punto a Piero gli manca Malta come destinazione lavorativa del settore. Lavorativa del settore. Non si può mai sapere. Ci sono stato per delle conferenze. Delle conferenze, sempre così. Quindi noi ricominceremo con una nuova stagione, con un nuovo paese per Piero. Fra qualche settimana vi faremo sapere. Raffaele poi dopo vi dice tutti i dettagli, tutte le cose, tutti i posti dove ci dovete o potete sentire. Io vi saluto. Ciao. Abbracci, baci. Ciao. Buonasera a tutti. Bene, quindi l'appuntamento è come sempre al 32 di 4 dicembre del 2021 alle 18:30 BST, 19:30 CEST, 20:30 EST. Se invece siete dei fan di Mauro e siete finiti quindi ad Ambrosio, in Jalisco, in quel del Messico, dalle 12:30 vi connettete e ci trovate. Di quale giorno? Non dimenticatelo, il 32 di 4 dicembre. Perfetto, allora questa era l'ultima puntata della seconda stagione di Una vita da lontano live ed in podcast. Come sempre iscrivetevi al nostro canale YouTube, iscrivetevi ai nostri podcast, andate sul nostro nuovo fiammante sito che si chiama unavitadalontano.com, sul quale poi troverete un sacco di informazioni. Noi ci fermiamo con i live e con i podcast, però tanti video ci saranno durante quest'estate sul nostro canale, quindi comunque altra roba ci sarà. C'è la storia del trasloco di Piero. Oddio! C'è la gita a trovare l'altro expat a Monaghan. Cercheremo di documentare il mio ritorno in Italia dopo 1 anno e mezzo, e quindi insomma, e poi mano a mano insomma a piedi, sì, come il cammino di Santiago, certo, con la bimba in braccio. Però insomma non abbandonateci, perché il canale comunque continua ad avere un sacco di storie, un sacco di cose diverse. Quello che non ci sarà per forse l'estate è il podcast live, ma chissà, magari a un certo punto ci gira e facciamo una puntata tutte e tre insieme a Ferragosto, visto che di questi tempi non si sa mai. E la lanceremo con lo slogan "Dio che storia!" Oddio! Ecco, quindi con questo clima, appunto, dicevo, di fine anno scolastico, io vi saluto, è stato un piacere come sempre. unavitadalontano.com, ci sentiamo tra qualche giorno sui vari canali, sui vari social, eccetera eccetera. Ciao, grazie Mauro.